Buongiorno amici di Clicking Tour, stiamo lasciando questo hotel dove abbiamo soggiornato per questa notte e ora ve lo vogliamo far vedere. Questa era la camera dove abbiamo dormito e qua c'era il bagno. Inoltre il soggiorno prevedeva anche la colazione. Martedì 27 settembre ci siamo rimessi in macchina da circa 5 minuti. Abbiamo lasciato il nostro hotel e ci stiamo dirigendo verso la nostra prima tappa di questa giornata. La destinazione di adesso è il Canyon Kolo-Yufur e successivamente invece ci sposteremo lungo la costa nord fino ad arrivare ad Akureyri, dove ci sarà la nostra prossima base per i prossimi 2 giorni. Eccoci arrivati al canyon di Kolo-Yufur. Questo canyon è lungo più di 1 chilometro ed è profondo circa 40-50 metri e secondo la leggenda era la dimora di una bellissima troll. Lasciato il canyon, siamo ripartiti per la prossima tappa. Qui abbiamo trovato intanto una mappa del fiordo di Vatnes e adesso stiamo risalendo da questa strada gialla fino ad arrivare qui in alto dove andiamo a rivedere Liftskerkur. Mentre questo, che vedete qua tutto in giallo che gira intorno, è praticamente l'anello che gira intorno a tutta la penisola. E noi ieri sera eravamo praticamente qui, il Lugustadir, a fare le fotografie dell'aurora boreale. E questa è una penisola fantastica, cioè se siete da queste parti un giro è d'obbligo. E questo è il panorama circostante, che poi vedremo sicuramente meglio. Allora, ed eccoci tornati nel punto dove eravamo ieri, però il sole a questo momento è ancora troppo verso est, infatti qui riusciamo a vedere la baia di ieri. Adesso proviamo a scendere da questo sentiero che parte proprio da qua, è un sentiero che arriva giù fino alla spiaggia in basso. È un sentiero di media difficoltà, diciamo, ci sono degli gradinoni un po' pericolanti, però lo si può fare, con un po' di attenzione è fattibile. Ed ecco che con gran difficoltà sta arrivando anche la nostra Federica. Ce l'ho fatta! Com'è andata? Ci sono dei punti un po' difficilini e il terreno un po' scivoloso, però tutto sommato dai, con un po' di attenzione si riesce ad arrivare.
Là sopra è dove c'era il punto panoramico. Nulla, adesso risaliremo verso la cima, riprenderemo la macchina e proseguiamo la nostra tappa verso la costa del nord. Merita assolutamente la visita anche qua dal sentiero in basso, quindi non certo. fermatevi solo al punto panoramico sotto, ma scendete che da qua sotto si ha anche un'altra ottima visuale. Ecco sì, l'unico consiglio che mi permetto di darvi è quello di fare molta attenzione al sentiero, comunque è abbastanza complicato e si rischia di scivolare, però con un po' di attenzione si può arrivare su questa piccola spiaggetta dove si può ammirare una prospettiva molto suggestiva e particolare. Dopo la penisola di Vatnäs, adesso abbiamo preso questa panoramica strada e stiamo raggiungendo Glaumbauer. Ci sono un centinaio di chilometri circa da percorrere e più o meno un'oretta di viaggio. Lì, una volta arrivati, faremo il pranzo e poi continueremo verso la costa del nord. Allora, ci siamo fermati a fare rifornimento. Quando ci hanno consegnato l'auto, ci hanno consegnato anche una chiavetta da usufruire per lo sconto, e questa chiavetta va appoggiata a questo sensore che vediamo qui. Quindi, come iniziamo? Dobbiamo scegliere il linguaggio. Adesso appoggiamo la tesserina, verrà riconosciuta, ok. Poi andiamo ad inserire la nostra carta, dobbiamo selezionare gli importi, non so se riusciamo a vedere, andiamo a reinserire il codice e la nostra pompa verrà abilitata. Ok, adesso noi selezioniamo la pompa numero 5. Una volta selezionato possiamo tranquillamente effettuare il rifornimento. Abbiamo trovato su un passo questa spettacolare vista panoramica, bellissimo. Siamo appena arrivati a Glaumbauer, ci siamo organizzati per un pranzettino veloce. Noi abbiamo questa comodissima schiscetta elettronica dove ieri abbiamo fatto della pasta e adesso ce la papperemo tutta. Quindi buon appetito! Buon appetito! Ed eccoci arrivati alla nostra tappa. Qui possiamo trovare delle casettine coperte con un tetto di torba e sullo sfondo questo spettacolo naturale. Per accedere a quest'area è necessario pagare un ticket, questo è l'ufficio d'ingresso e da qui poi si accede appunto a quest'area. Abbiamo visto che è possibile anche prenotare una guida per un'escursione guidata.
Percorrendo la costa ci siamo imbattuti in questo altro bellissimo punto panoramico. Stiamo entrando in questa bellissima galleria che è praticamente ha una corsia sola e ogni tot ci sono dei posti dove far incrociare le macchine. Bellissima. Mamma mia che spettacolo che c'è di qua, un'uscita favolosa sul fiordo che porta ad Akureyri. Bellissimo. Stiamo attraversando adesso il paesino di Siglufjordur, che si trova praticamente in cima alla penisola che stiamo attraversando. Questa cittadina qua è chiamata dagli abitanti del posto Siglo ed era famosa perché anni fa il mare era pieno di arringhe, quindi di conseguenza c'erano anche tanti pescatori. Successivamente le arringhe scomparvero e quindi l'economia del paese iniziò un po' a decadere. Infatti in questo paesino qua troviamo anche il museo delle arringhe. Qui stiamo raggiungendo il paesino di Dalvik, famoso soprattutto perché da qua partono i traghetti per coloro che vogliono raggiungere l'isola di Grimsøy, che dista circa 40 km da qua ed è famosa perché è l'unico territorio islandese situato oltre il circolo polare artico. Proseguiamo la strada, ormai manca veramente poco all'arrivo su Akureyri. Faremo un giretto per la città giusto per vederla. Abbiamo scritto un po' di cose da visitare, non sono tantissime, e poi di corsa al nostro nuovo appartamento. Ed eccolo là in fondo il fiordo di Akureyri, iniziamo già a vedere le prime abitazioni, le prime case, costruzioni. Siamo ufficialmente arrivati ad Akureyri e adesso raggiungiamo il centro città. Guardate che spettacolo, i semafori rossi a forma di cuore, pazzesco! Allora, ed eccoci arrivati a Akureyri e adesso stiamo prendendo questa via e ci dirigiamo verso il centro del paese. Akureyri è la seconda città più grande d'Islanda dopo Reykjavik, che è la capitale. La chiesa di Akureyri fu progettata dallo stesso architetto che progettò la chiesa di Reykjavik.
Cioè guardate qua quanto sono avanti, diventa il semaforo rosso, cosa viene fuori? Un cuore. Federica, Dimmi, che ore sono? le 19? Che tardi! Abbiamo terminato di vedere il paese di Akureyri, molto carino, molto bello, anche perché fa un certo effetto passare da paesini dove non c'era granché ad Akureyri, che è comunque una città bella grande con negozi di abbigliamento, ristoranti, quindi molto bella, ci è piaciuta. Ci siamo fermati un attimo anche a fare la spesa per stasera e adesso ci stiamo dirigendo alla nostra prossima base, che dista 5 km dalla città. Allora, siamo appena arrivati alla nostra casetta di Akureyri, un bellissimo cottage che dà sulla baia di Akureyri sottostante, dove praticamente vi ho fatto vedere prima, una favola. Allora, sono qui fuori dalla casa e sto facendo delle fotografie all'aurora boreale. Lei si è presentata anche stasera, però purtroppo il meteo non è dei migliori, infatti si è un po' annuvolato tutto e quindi è poco visibile. C'è stato un attimino in cui si è vista bene, però le nuvole coprono un po' troppo. Adesso proverò a fare ancora qualche scatto giusto per non perdere magari qualche occasione particolare, però credo che a breve, visto anche la giornata e i giorni precedenti belli tosti, andremo a letto a dormire e niente. Quindi ci vedremo probabilmente con la luce del sole di domani e l'inizio del nuovo nostro tour della giornata. Io vi saluto qui, ciao!